Oggi ti svelerò 8 tipologie di aziende che hanno una probabilità di riuscita pari al 90%. 8 settori in Italia che stanno esplodendo e magari nessuno ne parla. Sono dei settori che hanno un flusso di cassa stabile e una riuscita del 90% quando tu lo acquisti oppure inizi, intraprendi una nuova attività imprenditoriale. Questi sono dei settori a prova di crisi, hanno una domanda anelastica, significa che non risentono delle crisi o dei cicli economici perché il prezzo e la domanda rimane stabile nel tempo. Ciao, sono Teresa Messina. Ho studiato per anni analisi e sistemi di gestione, dalla laurea in economia al master in controllo di gestione alla Bocconi di Milano. Quello che ho studiato l'ho sempre applicato in aziende di grandi dimensioni, ma mi rendo conto che le piccole aziende hanno le stesse problematiche e la stessa necessità di applicare sistemi di controllo per poter scalare, migliorare e efficientare la propria azienda. Sono qui per parlare agli imprenditori italiani perché sono la colonna vertebrale del nostro paese, per riuscire a ottimizzare le proprie aziende e applicare sistemi di gestione per migliorare e riuscire ad essere più liberi perché devono solo gestire l'azienda e non essere dipendenti della stessa. Cominciamo subito. Al primo posto abbiamo le lavanderie a gettoni o lavanderie industriali. Questo settore non risente mai di crisi perché la domanda è sempre stabile e ha un cash flow, ovvero un flusso di cassa costante nel tempo, perché è una necessità per tutti. E l'altro lato positivo è quello che ha degli asset comunque che durano nel tempo, perché una lavatrice industriale, comunque le lavatrici che vengono utilizzate nel settore delle lavanderie a gettoni, sono degli asset che durano per più di 10 anni solitamente. La leva che si può utilizzare e applicare in questo settore è quello di affiancare alla lavanderia a gettoni anche una lavanderia industriale che va a servire ristoranti, hotel, quindi i clienti ultimi sono le altre imprese, quindi una B2B. E un'altra leva che si può utilizzare è quella di abbinare a questo servizio quello di impacchettamento e di consegna a domicilio. Questo ti darà un vantaggio competitivo rispetto agli altri competitors che ci sono nella zona o comunque nelle vicinanze. Questa attività ha una percentuale di riuscita del 90%. Un altro settore a prova di crisi è quello degli immobili residenziali. Perché è resiliente? Perché ha un valore alto dell'asset, in quanto l'immobile comunque mantiene il suo valore nel tempo. Ti dà anche una leva importante, quella di utilizzare i soldi della banca per acquistare l'immobile, quindi usufruendo di un mutuo che poi viene ripagato in base alle entrate che arrivano tramite l'affitto. La leva importante da utilizzare in questo è quello di utilizzare l'immobile per affitti brevi o medi. Spesso in località turistiche e anche universitarie i proprietari degli immobili utilizzano affitti brevi per il periodo estivo, anche molto brevi, brevissimi a settimana, e affitti più lunghi per gli studenti universitari che vanno da ottobre a giugno per il periodo medio. Un altro settore che in questi anni sta notando una crescita anche in Italia è quello del deposito automatizzato. Questo particolare settore ha la stabilità dell'immobiliare che abbiamo visto prima, ma ha meno complessità nella gestione perché non devi gestire né gli inquilini né i malfunzionamenti di alcuni elettrodomestici o comunque riparazioni, ma devi solo automatizzarlo per ridurre a zero il costo del personale. Questi magazzini vengono sempre di più utilizzati in Italia perché vengono richiesti sia da coloro che stanno facendo ristrutturazioni in casa che per alcune attività come quelli degli e-commerce che hanno bisogno sempre di più di magazzini più grandi per poter stoccare la merce. Quindi la leva in questo caso è appunto l'automatizzazione massima di questi depositi,
per cui non hai bisogno di personale che vada a controllare oppure aprire e chiudere il deposito, si può fare tutto automatizzandolo e quindi riuscendo a massimizzare il profitto anche da questa attività. Andiamo avanti. Un altro settore davvero importante e che ha una stabilità economica è quello delle assicurazioni locali o brokeraggio. Quello che ti consiglio è acquisire un'assicurazione, un'attività di assicurazione già esistente, perché hanno già una base clienti, quindi qui in questo caso il valore aggiunto dell'attività non è l'asset, non sono i muri, ma bensì la base clienti. Questo settore è particolarmente vantaggioso perché ci sono delle assicurazioni che sono obbligatorie per legge, per cui la base clienti la trovi facilmente a livello locale. Una volta acquisita una base clienti hai dei ricavi ricorrenti a scadenza semestrale o annuale. Quello che la leva strategica che puoi utilizzare su questa base clienti è quella di affiancare alcuni prodotti all'offerta per i clienti finali e anche un'offerta per le imprese, le piccole e medie imprese. La conoscenza per te imprenditore è fondamentale. Conoscere già quali settori sono i settori più remunerativi e con meno rischi è molto importante per iniziare a fare l'imprenditore, per acquisire nuove attività e quindi ampliare il proprio portafoglio, oppure se vuoi avere più coscienza di quello che già stai facendo. Per questo motivo, partendo dalla base che le informazioni e la preparazione non sono qualcosa che deve riguardare solo le grandi attività, ma anche le piccole e medie imprese in Italia, ho creato una scuola, la scuola per imprenditori. Ogni giorno potrai avere la possibilità di parlare con me e con altri imprenditori che fanno parte della scuola e ogni settimana faremo una live in cui potremo confrontarci e potremo risolvere alcuni problemi e alcune necessità che si presentano a mano mentre lavorate. Il problema dell'imprenditore è che spesso si chiude in se stesso e rimane solo, isolato con i propri problemi e non riesce ad avere un supporto continuo nella scelta e nelle fasi strategiche della propria attività. Se sei pronto a entrare a far parte della scuola per imprenditori e continuare un percorso insieme a me e insieme ad altri imprenditori in tutta Italia, scrivi scuola nei commenti e ti darò l'accesso tra i primi per poter partecipare alla scuola. Adesso andiamo avanti. Continuiamo con gli altri settori, ne mancano ancora 4, in cui abbiamo una percentuale di riuscita davvero alta. Molti settori che trattano dei prodotti che sono obbligatori per legge è quasi come vincere facile. Per esempio, i consulenti, quindi i servizi contabili, sono dei servizi obbligatori per legge. Ogni piccola media impresa, ogni azienda grande, qualsiasi attività tu voglia fare, un'apertura di partita IVA significa degli obblighi fiscali da adempiere. Questo lo fanno i commercialisti di solito. Quindi questa attività, quella dei servizi contabili, è un'attività ad alto valore e con una probabilità di fallimento bassissima. Quindi puoi utilizzare l'intelligenza artificiale e alcuni software sofisticati per automatizzare la contabilità di base e in più puoi offrire un servizio di consulenza strategica. Quindi il tuo tempo viene scambiato per denaro in questo caso, ma con un servizio più elevato per il cliente finale. Un'altra attività che negli ultimi anni ha avuto un tasso di crescita altissimo è il servizio agli anziani. Quello che ti consiglio non è aprire un centro di accoglienza generico, ma qualcosa di più specifico. Per esempio, individua una zona residenziale ad alta spendibilità e offri dei servizi ad hoc per una determinata categoria di persone anziane, oppure effettua dei servizi a domicilio. Questo settore non avrà problemi di rischi o di crisi perché è guidato dalla demografia in Italia. Un altro settore sono i trasporti e la logistica, ovvero i servizi di trasporto. È un settore in forte crescita perché è correlato alla crescita dell'e-commerce. Sempre più spedizioni vengono fatte anche agli utenti finali.
Non fare il corriere generico, cerca di acquisire alcune aziende che fanno dei trasporti particolari come l'ultimo miglio della GDO, oppure il trasporto medico, oppure ancora il servizio refrigerato. Perché ti dico questo? Perché questi settori hanno dei margini più alti e hanno molta meno concorrenza in entrata. Un settore che abbiamo trattato anche in quelli che falliscono, che hanno una grande percentuale di fallimento, è quello delle vending machine, distributori automatici. Dipende da come vengono utilizzati questi distributori automatici. Perché se tu utilizzi un distributore generico in una zona generica di passaggio e non individui bene il tuo consumatore finale, questi hanno una probabilità di fallimento molto alta, del 50%. Ma se tu individui alcuni settori dove installare le macchinette, per esempio in una palestra, e inserisci dei prodotti proteici o comunque dei prodotti healthy, oppure in aziende come ospedali in cui non inserisci prodotti come la Coca-Cola o prodotti come il Kinder Cereali, comunque prodotti di massa, inserisci dei prodotti specifici per quella determinata categoria di persone che frequentano quei luoghi oppure che sono di passaggio in quei luoghi. Questo potrà fare la differenza e potrà farti passare da un percentuale così alta di fallimento come il 50% a una percentuale del 20%. Puoi utilizzare per questa attività anche dei software predittivi che ti dicono esattamente quanti prodotti vengono comprati, quali bisogna rimpiazzare, in modo tale da ridurre al minimo, quindi quasi a zero, i costi del personale che deve comunque rimpiazzare i prodotti già venduti. Alla fine la scelta è chiara. Vuoi imbarcarti in un'attività che ha un 60% di fallimento oppure vuoi andare sul sicuro e acquisire o iniziare una nuova attività in questi settori a prova di crisi? Dipende da tante situazioni, dipende dalla tua preparazione, dipende anche dall'attività che in questo momento stai svolgendo, ma dipende anche dalle tue inclinazioni personali. Io ti posso dare i dati, ma alla fine un'attività con maggiore successo o minore successo dipende solo da te, dalla tua preparazione, dalla tua voglia di formarti e dalla tua voglia di portarla avanti, scalarla e migliorarla. Se sei rimasto fino a qui significa che stai prendendo sul serio la tua preparazione di base come imprenditore e vuoi saperne di più per riuscire a gestire, controllare e ottimizzare la tua impresa. Il mio invito è quello di iscriverti alla mia scuola di imprenditori per ricevere quotidianamente e settimanalmente consigli utili, pratici, consigli personalizzati per l'attività che in questo momento tu stai svolgendo. Ti ringrazio per essere stato con me finora, ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima settimana.